Ciao a tutti, benvenuti a Minty Tarot e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlare di cosa è importante notare quando mettiamo giù le carte in una stesa, soprattutto se utilizziamo molte carte, perché a volte, soprattutto se le carte sono molte, quelle estratte, possiamo sentirci un attimo persi perché appunto non riusciamo a seguire il filo del discorso appunto espresso dalle carte e quindi con questi suggerimenti spero di aiutarvi innanzitutto a cogliere schemi degli schemi che possano aiutarvi avere una prima impressione di quello che sta comunicando il mazzo. Cosa è importante notare subito appena messe giù le carte? Beh, innanzitutto se ci sono più arcani maggiori o minori, perché se la maggioranza è costituita da arcani minori, vuol dire che bene o male gli eventi e la situazione descritta dalle carte sono alla nostra portata, alla portata del consultante, perché sono appunto eventi abbastanza maneggiabili, tipici della quotidianità, ecco. Invece una maggioranza di arcani maggiori vuol dire che si è in una fase di cambiamento profondo, una fase evolutiva che difficilmente riusciremmo a evitare. Poi, volendo andare più nel dettaglio, sarebbe bene anche guardare il numero degli arcani maggiori. Se sono tutti tra lo 0 e il 10, vuol dire che evidentemente è una fase evolutiva allo stato iniziale. Se invece è la seconda parte, dall'11 al 21, gli arcani prevalenti nella stesa, vuol dire che stiamo terminando questa fase, siamo nella addirittura d'arrivo della nostra evoluzione in questa fase della nostra vita. Quindi innanzitutto vedere appunto se prevalgono carte di arcani maggiori o di arcani minori. E poi una seconda cosa che è facile notare, che ci aiuta molto, è vedere il seme che prevale, perché ci dà un'indicazione molto importante su il piano su cui i cambiamenti o gli eventi stanno influenzando la vita del consultante. Se prevalgono i denari, vuol dire che stiamo parlando già di un piano materiale, che può essere le finanze, le proprietà o comunque tutta la sfera materiale. Se c'è una prevalenza di coppe, vuol dire che qualsiasi evento descritto dalle carte o qualsiasi energia descritta dalle carte sta soprattutto influenzando l'emotività, i sentimenti, le relazioni del consultante. Se invece prevalgono i bastoni, vuol dire che c'è una forte carica energetica nel bene e nel male, perché può essere anche un po' distruttiva. Sappiamo tutti che, come ho spiegato in un altro video, il fuoco rappresentato dai bastoni ha una valenza sia positiva ma anche molto distruttrice. Se invece prevale l'elemento delle spade, l'elemento aria, vuol dire che le carte comunicano che è a livello mentale che bisogna porre l'attenzione del consultante, che sta evidentemente lavorando molto a livello mentale. E quindi il campo delle idee, il campo della comunicazione, del giudizio, eccetera. Poi, una volta considerato i semi, possiamo guardare proprio visivamente se c'è un colore che prevale. C'è una teoria dei colori che appunto lega i colori alla psicologia, per cui la prevalenza di un colore
è legato a un tipo di emozione, dipende ovviamente dal mazzo che utilizzate. Nel Rider-Waite-Smith ci sono molti gialli, molti celesti, grigi anche, rossi, neri, eccetera. Beh, niente, a questo punto a livello proprio intuitivo cercate di sentire cosa i colori presenti sul tavolo vi comunicano. Un senso di freddo, un senso di calore, una forte energia, oppure una forma di paura, una forma di malinconia. Cercate di sentire appunto la vibrazione delle carte attraverso il loro colore. Un altro elemento che potete notare è appunto quello dei numeri. In generale, senza guardare specificamente quello degli arcani maggiori, ma proprio tutti i numeri anche degli arcani minori. In generale i numeri significativi nel mazzo dei tarocchi vanno dall'1 al 10, quindi possiamo dividerli anche questi in due parti, senza entrare diciamo nello specifico nei vari significati di ogni numero in base alla numerologia, ma già possiamo vedere che se sono prevalenti dei numeri come l'1 con gli assi, il 2, il 3, vuol dire che anche qui il consultante sta attraversando una fase iniziale. Se sono soprattutto dei numeri invece alti, come il 7, l'8, il 9, vuol dire che sta andando verso la conclusione di un ciclo, e il 10 poi è proprio la conclusione finale di una fase, di un ciclo della vita del consultante. Quindi notate appunto che numeri prevalgono. Mm, Potete trovare tanti 3, tanti 4, eccetera. Poi ovviamente potete approfondire appunto con la numerologia. Un altro fattore da guardare è il simbolismo. Allora, a prescindere che il Rider-Waite-Smith come mazzo ha molti simboli, però vedrete che qualsiasi mazzo di tarocchi voi utilizzate sarà ricco di simboli nei vari disegni, eccetera. Beh, cercate di cogliere se c'è un simbolo che prevale, che so, per esempio, nel caso di queste due carte sono anche accumulate, a parte dal colore giallo, sono accumulate dal simbolo dell'infinito, no? Sia sopra la testa della donna della forza che sia sopra la testa del bagatto. Altri simboli, per esempio nel caso del 2 di spade e dell'8 di spade, entrambe le donne al centro del disegno hanno gli occhi bendati. Questo è un altro simbolo che vuol dire una mancanza di visione, ma anche la volontà magari di non vedere quello che sta accadendo. E quindi voi interpretate i vari simboli. Per esempio, qui c'è la torre, c'è il re, in entrambi i casi c'è una corona, no? Vedete, il re ovviamente è coronato, e anche qui la torre ha una corona, quindi vuol dire magari può venire in mente che sta cadendo si sta distruggendo il potere personale di una persona o di una istituzione. Qui abbiamo in entrambi i casi dei girasoli, e appunto quando non capite chiaramente, non è così scontato il significato di un simbolo, pensateci, cercate di connettere con le carte e capire soprattutto per voi che significato può avere quel simbolo, però non in maniera, diciamo, analitica, quanto più sentire cosa vi fa sentire a livello emotivo, a livello sensoriale il girasole, per dire. Ehm, anche, a volte neanche si notano i simboli in comune, però per esempio in questo caso, in queste due carte, entrambe le figure hanno una bilancia in mano, qui e qui, quindi evidentemente c'è il concetto di equilibrio in comune.
Insomma, se vedete dei simboli che connettono due o più carte, potrebbe voler dire che c'è un messaggio, che va comunicato al consultante. È un fattore che evidentemente è importante per il consultante, da sapere. Ultimo consiglio che vi do, quando avete varie carte sulla tavola, notare non solo quello che c'è, ma anche quello che manca. A volte uno non ci fa caso, ignora questo fattore, ma è molto importante, perché se per esempio in una stesa relativa alle emozioni, come che so, cercando di guardare lo stato della relazione del consultante con il suo partner, mancano le coppe, per dire, vuol dire che e magari ci sono molti invece denari, vuol dire che è una relazione più basata su elementi materiali, finanze in comune, proprietà in comune, che sui sentimenti, per dire. La mancanza di bastoni può voler dire che non c'è più passione fra il consultante e il suo partner. Oppure se invece una stesa relativa al lavoro mancano i bastoni, ma ci sono molte coppe, per dire, vuol dire che per il consultante la ricerca del lavoro, il lavoro in generale deve assolutamente passare per il fattore delle relazioni e dei sentimenti, cioè per il consultante il lato importante del lavoro è quello relazionale più che quello economico o dei bastoni, cioè qualcosa che gli piaccia. In particolare non ha una passione particolare, però è importante che abbia un forte lato relazionale. Nel caso in cui appunto manchino i bastoni, ma ci siano molte coppe. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. A presto, ciao!